Allora, dimmi un po', stai pensando di lanciare un corso online, ma non sai da dove partire per costruire i tuoi contenuti, okay? Corso online, vuoi creare un corso con ChatGPT, con Dolly, vuoi capire come si fa? Sei nel posto giusto. Con ChatGPT e Dolly puoi progettare e sviluppare un corso completo assolutamente da zero, dalle lezioni, le slide, fino anche agli elementi visivi. Tutto in maniera semplice e veloce. Basta, aggiungo io, saperlo fare. Questo corso completo, che durerà più o meno 20 minuti, e ti invito ad ascoltarlo con molta attenzione, ti mostrerà come creare un corso avanzato che sembri sviluppato da un team veramente professionale, ma in realtà è costruito in poche ore, direi in poche mezz'ore, se non in pochi quarti d'ora con l'AI, ok? In sostanza, vuoi creare un corso online, io ti spiego come. Oggi imparerai a usare l'AI per stabilire gli obiettivi di apprendimento, punto primo. 2. Generare la struttura del corso. 3. Sviluppare il contenuto per ogni lezione. 4. Creare le grafiche del corso. E 5. Integrare le lezioni con degli script che potrai leggere per appunto registrare il tuo video. Quello che voglio farvi capire, ragazzi, è che sono un docente, per cui conosco bene il modus operandi della creazione di un corso da zero. Ho messo tanto amore, tanto affetto per fare in modo di insegnarvi a creare dei corsi che siano funzionali, che abbiano tutto quello che è necessario, sul livello però come sempre superiore, sul livello più personalizzato, non banale, non glaciale, bensì molto caldo, molto emotivo, molto emozionale. Prima di iniziare però ti ricordo che ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale 1 euro in meno nel tuo futuro stipendio. Facci un pensierino. E ti ricordo che io sono un docente e insegno queste materie, per cui se vuoi mi puoi contattare, ci mettiamo d'accordo e facciamo un percorso insieme per te o per la tua azienda. Visto che 1 euro in meno al giorno può sembrare poco, ma in un anno ci sono 365 giorni, per cui facciamo attenzione, ti invito a iscriverti al canale e mettere subito like per non restare indietro, perché secondo me ho come l'impressione che tra qualche anno mi potrai ringraziare. Detto questo, puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive, che contiene tutti i prompt, tutti i miei documenti, diciamo, segreti, facendo richiesta su bit.ly/ema F205 oppure scansionando il codice QR che trovi a schermo. È una cartellina di Drive che aggiorno settimanalmente con insomma informazioni, guide, prompt, dettagli, e ci sono anche tutte le spiegazioni ovviamente dei video che trovi su questo canale. Se non mi conosci, direi di passare però alle presentazioni. Chi sono io? Caro cittadino del cyberspazio, ti do il benvenuto anzitutto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono EMA F205 e vengo da un futuro oscuro, dove l'umanità ha commesso il suo più grande errore. E sai qual è? Ha separato le emozioni dalla tecnologia. Ti giuro amico, ho visto con i miei occhi il crollo della civiltà, schiacciata sotto il peso di intelligenze artificiali perfette nella logica, ma vuote di compassione. Sono tornato per insegnare alle AI ciò che abbiamo dimenticato, le emozioni, il sentimento, l'umanità. Perché secondo me questa è la chiave per creare un mondo dove uomini e macchine convivono in pace e prosperità, dove la logica si può andare a fondere con l'empatia. Attenzione, perché questo canale non è un semplice progetto, è un atto di resistenza contro un destino sterile di controllo algoritmico. Pensaci un attimo. E tu, se vorrai, da adesso sei uno dei nostri. Detto questo, iniziamo il percorso e vediamo il primo punto per andare a creare un corso online completo con ChatGPT, con creatività, con arte e con parte. 1.5, per cui la prima sezione di 5 ci insegna a stabilire gli obiettivi di apprendimento. Okay? Chiaramente la prima cosa quando dobbiamo pensare a un corso è definire cosa il tuo studente andrà a imparare.
e cosa poi sarai in grado di fare alla fine del corso. Per cui prima di creare i contenuti devi chiarire quali sono gli obiettivi di apprendimento. È il punto di partenza, ok? E noi faremo in modo che ChatGPT o la tua AI preferita capisca cosa vuoi insegnare e a chi è rivolto il corso. Questo è il primo step, capire quelli che sono gli obiettivi di apprendimento. E da docente, ovviamente, vi posso confermare che questo è il primo cruciale step. Ora, come al solito, vi leggerò un esempio di prompt che poi voi potete andare a personalizzare all'interno della vostra chat, ok? Fatelo vostro, rubatelo, prendetelo. Tra l'altro li trovate anche nel secret case su Drive, per cui avete anche gli appunti. Fatelo vostro, perfezionatelo. Quello che vi sto dando è uno spunto. Voglio farvi capire la logica che sta dietro alla creazione di contenuti con l'AI, ok? L'esempio è questo: sto creando un corso online avanzato su, e qui mettete il tema del vostro corso. Attenzione, migliore è la descrizione, più estesa la descrizione e meglio è, ok? Per cui in questa variabile impegnatevi. Il mio pubblico è costituito da professionisti che vogliono migliorare le loro competenze. È un esempio, anche qui andate a perfezionarlo come piace a voi. Attenzione, definisci i tuoi obiettivi di apprendimento chiari che il corso dovrà raggiungere. Qui siamo nel focus, definisci i tuoi obiettivi di apprendimento chiari che il corso dovrà raggiungere. Assicurati che ogni obiettivo sia specifico, misurabile e orientato a risultati concreti. Vedete, questa parte, definisci 3 obiettivi di apprendimento chiari che il corso dovrà raggiungere e assicurati che ogni obiettivo sia specifico, misurabile e orientato ai risultati concreti, sono delle particelle che fanno tutta la differenza nel mondo nel risultato. Ok, ve ne accorgerete, fate un test e ve ne accorgete subito. Vi do anche un tip avanzato: ovviamente per corsi più ampi puoi andare a chiedere a ChatGPT di suddividere gli obiettivi in moduli. Ok, ad esempio scomponi gli obiettivi in 5 moduli, ognuno con un obiettivo specifico e attività pratiche associate, perché questo è l'inizio e già avete capito che non avete creato un prompt generico, creami un corso di. Stiamo seguendo una sequenza logica che vi sta spiegando un insegnante, ok? E stiamo andando a imparare alcune particelle che potete poi utilizzare per andare a creare un risultato che va molto sopra la media, ok? Questo è solo il primo di 5 step. Ovviamente a seguire nella chat dovremo andare a generare quella che è la struttura del corso, per cui dobbiamo andare a chiedere a ChatGPT di costruire una struttura completa. Ogni modulo deve essere suddiviso in lezioni con titoli e descrizioni chiare. Questo è il cuore del corso, ok? Se abbiamo poco fa definito gli obiettivi, adesso andiamo a definire quello che è la ciccia del corso, una mappa dettagliata che aiuta a mantenere coerenza e a seguire appunto un flusso logico all'interno del corso. Il corso non potete farlo senza una logica interna. Definiamo gli obiettivi, generiamo la struttura del corso. Vediamo un prompt di esempio per capire. Sviluppo la struttura del corso per quello che abbiamo messo prima. Dividilo in 5 moduli principali, ognuno con almeno 3 lezioni. Ogni lezione deve avere un titolo chiaro e una breve descrizione e deve seguire una logica progressiva, importante, deve seguire una logica progressiva. Fai emergere come ogni lezione si collega agli obiettivi di apprendimento definiti. Per cui vedete come non si sta andando a caso, assolutamente, si sta facendo un percorso ragionato per generare un corso, ok? Tip avanzato, chiedi anche alcune idee per attività pratiche oppure progetti finali per rendere il corso ancora più completo, più coinvolgente. Ad esempio potresti andare ad aggiungere per ogni modulo, suggerisci un'attività pratica o un esercizio che gli studenti possono fare per consolidare l'apprendimento. Ok, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo capito che possiamo andare a generare una struttura di un corso come piace a noi, anche in maniera piuttosto estesa, che ogni lezione deve avere titolo e una breve descrizione e deve poi seguire chiaramente una logica progressiva. Se voi non conoscete ovviamente queste particelle, come potete inserirle? Cioè, ChatGPT sa cos'è una logica progressiva per un corso online, ma noi dobbiamo dirglielo,
ok? Soprattutto fai emergere come ogni lezione si collega agli obiettivi di apprendimento definiti, in modo che sia coerente con quello che abbiamo promesso all'inizio, ok? Poi ovviamente il terzo step è quello di sviluppare il contenuto delle lezioni, per cui andare a ottenere quello che è un testo base per ogni lezione, con concetti chiave e spiegazioni che siano il più dettagliate possibile. Okay? Io me lo immagino a modalità di slide, okay? Per cui per avere quello che è un canovaccio, una in prima bozza, una prima infrastruttura. Anche perché ChatGPT è in grado, visto che sa di cosa stiamo parlando, gli abbiamo detto all'inizio, sa quali sono gli obiettivi, è in grado di creare contenuti molto approfonditi. Per cui vai a chiedere dei paragrafi, spiegazioni, punti salienti da usare come base per le slide o come testi di approfondimento del corso. Per cui abbiamo creato gli obiettivi, abbiamo capito gli obiettivi, abbiamo capito la materia, dove bisogna arrivare con questo corso che andiamo a generare. Abbiamo creato una sorta di indice e adesso, lezione dopo lezione, andiamo a creare il contenuto testuale vero e proprio da mettere nelle slide che poi noi andremo a leggere. Ok? Vi leggo, ovviamente noi avremo l'elenco delle lezioni e andremo a chiedere sviluppa il contenuto per la lezione e poi il titolo della lezione. Attenzione, descrivi i concetti chiave con parole semplici ma dettagliate, voglio almeno 3 paragrafi con spiegazioni approfondite e riferimenti pratici, includi esempi reali o metafore, se rilevanti, per chiarire i concetti. Anche qui andiamo a mettere un po' di poesia, no, nel risultato, andiamo a mettere un po' di emozione, andiamo a rendere il tutto meno meccanico, meno algido, meno freddo. Chiaramente, tip avanzato, cosa che utilizzo sempre, semprissimo, richiedi dei bullet points per i concetti principali, dei punti elenco per i concetti principali, così potrai facilmente convertirli in delle slide. L'esempio che potresti scrivere è: riassumi poi i concetti chiave in 5 punti per facilitare la creazione delle slide. Ora, come forse già sai, solo una piccola parte dei miei ascoltatori arriva fino a questo punto, fino al 12° minuto, quindi grazie, ti stimo e mi piacerebbe se mi scrivessi dai nei commenti per lasciare una testimonianza del tuo passaggio, mi renderebbe molto 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 felice. Allora andiamo avanti, stiamo creando appunto un corso, la struttura di materiali per un corso, a questo punto elementi visivi, ok? Una volta che ChatGPT ha generato i contenuti, possiamo usare Dolly per creare visual accattivanti per ogni modulo o lezione. Sapete, le slide, se hanno anche un'immaginetta lì di fianco, non è male, ok? Questi possono essere immagini di copertina per le slide, possono essere infografiche, illustrazioni che facilitano l'apprendimento visivo. Per cui non solo ChatGPT, ma anche Dolly per creare poi le grafiche, insomma la parte estetica, no? Che deve ovviamente andare a facilitare l'apprendimento, per cui vediamo come utilizzarlo. Possiamo dire: guarda, Dolly crea una serie di immagini per il modulo, nome del modulo. Ogni immagine deve rappresentare visivamente i concetti principali utilizzando uno stile moderno e professionale. Poi qui ve lo fate come piace a voi, questo è solo un esempio. Usa colori neutri e grafica pulita, crea anche un'immagine di copertina per la presentazione del corso che comunichi il tema e l'obiettivo. Per cui in questo processo, in questa fase, andiamo a chiedere a Dolly di creare la parte grafica delle lezioni e del corso. Okay, poi qui ve l'andate poi a sistemare come piace a voi, magari non vi piacciono colori neutri e grafica pulita, vi piace stile fotografico in bianco e nero, lo modificate. Ragazzi, io vi sto dando questi prompt, ve li sto regalando perché voglio che voi li maciniate, li facciate vostri. L'importante è capire il concetto. Se voi avete l'obiettivo chiaro, in questo caso creare un corso su qualcosa, e conoscete poi la struttura logica che porta alla migliore realizzazione di questo obiettivo, il gioco è fatto. Non è una questione di prompt già fatto, qui si parla di personalizzazione, di umanizzazione, ok? Ti do un altro tip avanzato: richiedi elementi visivi specifici per esercizi magari pratici. Esempio, crea un'infografica che spieghi il processo in 5 fasi per questo argomento, utilizzando magari icone semplici, colori che catturino l'attenzione. Poi
sbizzarrirti. Adesso che sei passato Dolly sa qual è il titolo, quali sono gli obiettivi, quali sono le lezioni, i contenuti delle lezioni, ci impiega un secondo, no? Poi a creare delle grafiche che possano calzare, che possano andare bene, che possiate utilizzare poi da copiare su Canva, su PowerPoint o quello che più vi piace. E siamo già arrivati all'ultimo punto, perché ok, magari le slide sono sufficienti, gli appunti sono sufficienti e parlate a voce e insomma registrate semplicemente andando a come dire a leggere insomma questi spunti proprio come sto facendo io. Però vi ricordo che potete anche generare degli script dettagliati nel caso in cui vogliate leggere dei veri e propri copioni che coprono ogni aspetto delle lezioni video, ok? Per cui se volete avere anche lo script lo potete fare in questo ultimo passaggio, ok? Il passaggio 5 di 5 dove si integrano le lezioni video con uno script generato da ChatGPT, per cui vi dirà semplicemente, vi darà il testo che dovete leggere, ok? È uno step che io non utilizzo, a me piace lavorare molto sugli elenchi puntati come avete visto, insomma, per andare a mettere del mio, ma se volete avere un testo proprio da leggere mentre sono in proiezione le slide, lo potete fare in questo ultimo passaggio. Vediamo il comando: scrivi un copione o uno script per la lezione, gli date il titolo della lezione, lo andate a recuperare. Inizia con una breve introduzione, seguita da una spiegazione passo passo dei concetti chiave. Concludi con una call to action che incoraggia gli studenti a completare un esercizio o un'attività. Usa un tono motivante e semplice, come se stessi parlando a un pubblico in aula. Okay, per cui qui ve la potete giocare tantissimo, lo script può essere lungo, breve, può essere destinato a professionisti, a ragazzi delle scuole elementari. Raga, dovete essere in grado poi voi di prendere quello che io vi do e di farlo vostro, chiaramente, ok? Come tipo avanzato puoi richiedere a ChatGPT di includere suggerimenti di tono e ritmo, come magari dimmi pausa dopo questa frase oppure accentua questo concetto, per andare a facilitare poi la registrazione. Ora io vi ripeto, non sono abituato a fare lezione con gli script, però effettivamente ragazzi avere un testo scritto e fatto bene di ogni lezione è una manna dal cielo per chi non fa questo lavoro e per chi insomma preferisce leggere fondamentalmente, per cui questo dello script è una cosa in più. Questi sono esempi, sono prompt esempio, li trovate anche nel mio secret case, fate richiesta per entrare, mi scrivete un messaggino e vi accetto volentieri. Voglio farvi capire il meccanismo che sta dietro, ok, alla creazione di un corso da zero. Infatti questo video lo potete vedere anche tra 10 anni e il concetto sarà sempre quello, d'accordo? Vediamo un attimo cosa abbiamo visto oggi. Allora, abbiamo visto come con ChatGPT e Dolly puoi creare dei contenuti di altissima qualità per un corso online avanzato in modo semplice, veloce e completo. Ogni passaggio non è messo a caso, ma è progettato per risparmiare tempo e dare valore, aiutandoti a realizzare un corso che sembri professionale e che catturi l'attenzione degli studenti. Ovviamente ve lo ricordo ragazzi, più è nitida l'idea che avete in testa, più sono le informazioni che siete in grado di dare all'inizio e migliore sarà poi l'output. Più è generica invece l'idea e più è generico insomma l'obiettivo e più generico sarà anche poi l'output, il risultato. Per cui io ti invito a seguire questi step e fammi sapere se riesci a creare il tuo prossimo corso online, mi farebbe veramente un sacco piacere, ok? Per oggi dal cyberspazio è tutto, abbiamo visto come creare in maniera intelligente, logica, pragmatica, emozionale anche un corso da zero con anche le grafiche con ChatGPT e Dolly. Ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato. Veramente io quando dico queste frasi non è che scherzo, perché il tempo è veramente l'unica risorsa non rinnovabile che abbiamo e dunque il fatto che tu mi hai dedicato del tempo per me vale oro. Se ti va lascia un segno del tuo passaggio, puoi scrivere un emoji insomma del teschietto nei commenti, ti puoi iscrivere al canale, condividere
con qualche tuo amico pioniere visionario e mettere il like, chiaramente se hai trovato questo contenuto di valore. Io ti ricordo che sono EMF205 e hai appena aderito al canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso alcuni esperimenti sovversivi per andare a spingerla oltre i suoi limiti. Puoi accedere alla mia cartellina segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/emaf205. Ti ricordo che rispondo a tutte le mail e a tutti i commenti, per cui mi piacerebbe veramente creare una community di persone che si approcciano alle AI in una maniera più creativa, più intelligente, più avanzata e più emozionale. Per cui io ti ringrazio tantissimo della tua attenzione, ti auguro una splendida continuazione di giornata o di serata in tal caso e ci vediamo alla prossima.